Salve a tutti e bentornati sul mio canale dedicato ai retroscena più intriganti del panorama dello spettacolo. Se apprezzate le mie inchieste, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e, se desiderate sostenere ancora di più il progetto, cliccate sul tasto Unisciti. Ogni supporto rende possibile nuovi approfondimenti. L'episodio che analizziamo oggi riguarda due figure che in Turchia sono quasi leggenda, Özge Yağız e Gökberk Demirci. Il pubblico li ha visti innamorarsi sullo schermo, crescere professionalmente e affrontare insieme i riflettori. Ma sotto quella luce intensa, a volte, i contorni della felicità si offuscano. Dopo anni di complicità, infatti, i due hanno annunciato la fine della loro relazione. Tuttavia, ciò che rende questa storia diversa da tante altre è il modo in cui hanno scelto di salutarsi, una cena segreta, lontana dalle telecamere, che ha trasformato l'addio in un atto di pura eleganza. Dall'incontro sul set al primo bacio rubato. Per capire la portata di quell'addio, torniamo al 2019, quando Özge, dopo qualche esperienza in spot pubblicitari, ottenne il suo primo ruolo da protagonista in una serie quotidiana prodotta a Istanbul. Gökberk, già conosciuto per il suo volto intenso e la dizione impeccabile, era stato scelto come coprotagonista maschile. Chi c'era sul set ricorda ancora la chimica quasi tangibile, battute improvvisate che rendevano le scene più vive e risate fuori campo che facevano dimenticare la fatica di 10 ore di riprese. La prima apparizione pubblica della coppia avvenne in modo inaspettato. Una sera d'autunno, dopo le riprese, Özge e Gökberk si concessero un kebab veloce in un locale di Karaköy. Un fotografo li immortalò mentre si scambiavano un abbraccio sotto la pioggia leggera. L'immagine, pubblicata da un blog di settore, divenne virale. In poche ore il nuovo hashtag cancelletto Özberlove superò le 100.000 visualizzazioni. Lungi dal negare, i due scelsero la trasparenza. Comparvero mano nella mano alla premiere del loro drama e conquistarono subito fan e media. La coppia d'oro e le prime crepe. Seguì un vero tour de force, premi al Festival di Antalya, copertine su magazine internazionali, contratti come ambassador di moda e cosmetici. Ogni intervista li presentava come innamorati perfetti. Eppure, nel 2021, la produzione decise di prolungare la serie per un'altra stagione. Gökberk temeva di finire intrappolato in un personaggio, Özge voleva invece consolidare la sua popolarità. Quella divergenza fu la prima crepa. La pandemia, con set chiusi e tamponi quotidiani, esasperò lo stress. A fine 2022 le riprese si conclusero, ma nessuno dei due si concesse una pausa. Özge volò a Londra per un workshop di recitazione, Gökberk firmò per un cameo in un film festivaliero. Le distanze divennero chilometri reali e metaforici. La goccia che fece traboccare il vaso? Una proposta hollywoodiana per Özge, 6 mesi di riprese a Vancouver. Gökberk temeva di perdere il rapporto a causa del fuso orario. Le conversazioni si tramutarono in accuse di egoismo. Decisero quindi una pausa che, lentamente, diventò distanza emotiva. Il comunicato di San Valentino. Il silenzio fu rotto il 14 febbraio 2025. Un comunicato congiunto di 8 righe dichiarò la separazione di comune accordo, con sincera gratitudine per il cammino percorso insieme, senza dettagli. Quel vuoto informativo alimentò il gossip, ma la vera sorpresa era dietro l'angolo. Il desiderio di un addio perfetto. Un insider rivelò che Gökberk aveva espresso un desiderio preciso: incontrare Özge un'ultima volta in un locale caro a entrambi, per chiudere il capitolo con la stessa eleganza con cui era cominciato. Lei accettò subito. Scelsero un ristorante in una casa ottomana di Ciangir, con vista sul Corno d'Oro, celebre per la privacy e la cucina tradizionale rivisitata. Preparativi da film. Locale riservato per l'intera sera. Menù personalizzato, hummus al tartufo, lufer al cartoccio, kunefe col gelato al mastice. Una singola candela sul tavolo e un quartetto d'archi in sottofondo. Alle 20:30, Özge entrò con un abito color crema, Gökberk la attendeva in giacca blu notte. Il dialogo iniziò leggero, poi virò sui ricordi più intimi, serate a studiare copioni, viaggi in Cappadocia, l'alba vista dalle mongolfiere. A metà cena, Gökberk alzò il calice.
Questi anni con te sono stati un faro nei giorni di tempesta. Non rimpiango nulla. Spero che ogni strada che sceglierai ti porti alla versione più felice di te stessa. Osge rispose. Le persone non ci appartengono, ma ciò che abbiamo condiviso resterà nostro per sempre. Sii coraggioso, come lo sei stato con me. Il dessert arrivò alle 23. Si concessero un ultimo brindisi, si abbracciarono con rispetto e uscirono da porte separate per evitare i fotografi. Il post simbolico e le nuove carriere. L'indomani, su entrambi i profili comparve la stessa foto in bianco e nero, 2 calici sfocati e la data 28 marzo 2025. In poche ore superò il 1.000.000 di like. Fans e colleghi lodarono la discrezione. Sul fronte professionale. Osge tratta con Netflix per una miniserie ambientata a Berlino. Gökberk valuta un film indipendente girato fra Cappadocia e Libano, dove interpreterà un fotoreporter di guerra. Entrambi hanno chiesto di non associare i nuovi progetti al loro passato sentimentale, ribadendo la volontà di far parlare solo il lavoro. Un addio che diventa lezione. Talk show. Psicologi e sociologi discutono ancora della cena di addio come modello di eleganza nelle relazioni contemporanee. Romanticismo autentico o strategia di immagine? Qualunque sia la risposta, Osge Yaz e Gökberk Demirci hanno dimostrato che la fine di un amore può essere raccontata con rispetto reciproco, senza litigi pubblici. E adesso tocca a voi. Pensate che un simile rito sia il modo migliore per chiudere una storia? O preferite il taglio netto? Scrivetelo nei commenti. Mettete mi piace, attivate la campanella e condividete il video. Il vostro supporto è la linfa che alimenta questo canale. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Ci vediamo presto con un nuovo viaggio dietro le quinte del Jet Set.